Benvenuta Superstar nel mio sito ed in una sezione molto particolare, quella che io chiamo H2H, Human to Human. Qui ci parliamo da essere umano a essere umano. Nelle altre sezioni, business to business, business to consumer, ci parliamo in altro modo. Qui è un po' più intima, human to human. E ti dico benvenuta Superstar perché io credo fondamentalmente che tu sia una superstar, o che più precisamente tu abbia avuto momenti da superstar. Che cos'è questa? È una metafora, magari non ti piace, la cambiamo se vuoi, ma è una metafora che ha un fondamento. Io dico che noi siamo superstar quando soprattutto superiamo le nostre paure, raggiungiamo degli obiettivi ambiziosi o addirittura aiutiamo gli altri a fare questo. E tu sicuramente hai questi momenti. Chiaramente ci sono anche altri momenti. I momenti in cui non siamo superstar io li chiamo i momenti di stagnazione. Pensaci bene come immagine, a me dà un fastidio quasi fisico. Ristagnare. Per me si associa subito alla mancanza di bellezza, una bellezza connaturata a questa vita, che è una grande chance che abbiamo. La bellezza c'è nella felicità, nella novità, anche nella energia che possiamo esprimere nella nostra vita. E tra l'altro la stagnazione avviene, le ultime ricerche di psicologia dello sviluppo, delle crescite verticali di noi esseri umani lo dimostra. Già a 25 anni noi, se non facciamo qualcosa di intenzionale, arriviamo ad un plateau. Finiamo. Cambiamo lavoro, cambiamo città, cambiamo partner, ma noi rimaniamo noi stessi. Ti è mai capitato? Anche un amico, un'amica che ti dice ho cambiato 2, 3, 4, n partner, ma poi torniamo agli stessi problemi. Magari dipende, no? Da te. Sei l'unico elemento che non varia in questi cambiamenti, forse. Ecco, questo plateau è qualcosa di molto odioso, la stagnazione. Quindi, per opposto, è come se noi siamo condannati a fiorire. Una metafora che adoro di Martin Seligman. E anche qui c'è una ricerca molto recente, del 2014, che ha trovato proprio una correlazione tra il prendersi cura della propria crescita personale, evoluzione, o chiamiamolo come vogliamo, e la felicità, il benessere. Quindi benvenuta in H2H, quella che io chiamo la bella vita. Pensaci bene, se ti dico bella vita, cosa ti viene in mente? Statisticamente parlando, insomma, ho incontrato un po' di persone nella mia vita, la bella vita è legata alla agiatezza materiale, che tu pensi ad uno yacht o pensi ad una casetta carina ma magari in affitto, al di là delle misure, però l'agiatezza materiale. Secondo me la bella vita è qualcosa anche di più profondo. Non nego quelle cose, ma anche di più profondo. E qui ti racconto il dietro le quinte. C'è un c'era una volta, c'è un c'era una volta. C'era una volta un ragazzino che non veniva tanto accettato e apprezzato da chi gli stava vicino, che a un certo punto ebbe un'illuminazione. Tu pensa, scoprì una connessione pazzesca. Cosa c'entra l'heavy metal con Marsilio Ficino, uno dei più grandi filosofi del Rinascimento italiano? Questo ragazzino veniva sempre tacciato di essere esagerato, e troppo motorio, e troppo intenso quando giocava, e che urlava troppo quando cantava, eccetera, eccetera. Questo ragazzetto amava l'heavy metal, amava andare ai concerti, buttarsi sulla gente, fare lo stage diving. E, però appunto aveva questa etichetta. A volte questa etichetta aveva il nome del oh mamma mia, come sei esagerato, sembri indiavolato. E questo ragazzetto si offendeva, ci rimaneva male. Indagò, siccome amava molto leggere, a un certo punto scoprì delle cose, ma non gli bastavano, perché rimaneva questo nodo fondamentale. Ma è indiavolato, ma non mi ci ritrovo. Allora cominciò a ragionare, indiavolato, è negativo. Quale potrebbe essere l'opposto positivo? Diavolo, Dio, indiato, che strano, indiarsi, che vorrà dire? E continuando le letture a un certo punto trovò Marsilio Ficino, il quale parlava proprio del processo dell'indiarsi come essere umano, cioè compiersi come essere umano, magari attraverso la riflessione filosofica, ma magari, diceva questo ragazzetto, anche altro. Allora lì cominciò questo ragazzetto a trovare delle soluzioni in giro, per esempio scoprì il random act of kindness, gli atti casuali di gentilezza, il kindness is the new cool, il movimento della gentilezza come la nuova cosa fica, cool, di moda, fino a scoprire anche proprio tutte le virtù. Però è chiaro che virtù è una parola un po' polverosa, lo senti? Virtù, sono virtuoso. Se ti dico trascendenza, non mi dici che figo voglio essere trascendente, non penso che me lo dici.
Però se ti dico che dentro trascendenza c'è per esempio l'umorismo, dici, ah, interessante, trascendenza, umorismo. Se ti dico saggezza, insomma, voglio essere saggio, però se ti dico che dentro la saggezza c'è la curiosità, l'amore per l'apprendimento, interessante, ecco, le virtù possono diventare la bella vita. E quindi sono queste le cose che stava scoprendo questo ragazzetto, perché lui soffriva anche di tanta parzialità che vedeva. C'era il gruppo di amici che erano tutti sulla felicità, la gratitudine, la lentezza, il ritmo della vita, non del lavoro, la meditazione, il va tutto bene, il va tutto bene, ok, però è parziale. Poi aveva gli amici invece dell'idealismo, dell'ambizione, della novità, della creatività più spinta, spesso trovati nell'ambito magari del no profit, mentre quello precedente era un po' l'ambito della meditazione. Bello anche quello, ma sempre parziale. Poi c'era un altro gruppo, gli amici che erano quelli del metodo, del conquistare, della tenacia, e questi erano un po' nell'ambito del business, e vedevo questi tre grandi ambiti e diceva, certo, sì, ma mi manca qualcosa. E alla fine questo ragazzo, che forse avrai capito, ero io, a 8 anni, a 12 anni, a 17 anni, eccetera, questo ragazzo scoprì una sua sintesi, quella che chiamò l'integrazione di tre grandi gioielli. Il gioiello della accettazione radicale, felicità, gratitudine, sono tutti qui. Il gioiello dell'ambizione radicale, innovazione, speranza, aspirazione, stanno tutti qua, e l'ultimo gioiello della ascensione, tenacia, forza di volontà, perseveranza. Come potremmo mettere tutte queste cose assieme? E quindi ho coniato un mio slogan, Love Cube, l'amore elevato alla terza. Love what you do, ama ciò che fai. Dream what you love, sogna ancora di più ciò che ami, magari profondamente, magari veramente. E do what's next, fai ciò che è il prossimo passo. Ecco, questo fu una mia grande illuminazione e sono arrivato appunto gradualmente anche a costituire una nuova disciplina di cui ti parlerò fra un attimo. Ma la sfida è, e ti voglio lasciare, quella dell'umanità virtuale del XXI secolo. Stai notando che stiamo diventando virtuali? C'è chi parla della umanità che diventerà multiplanetaria e non parla soltanto, ma fa cose. Elon Musk. C'è chi parla dell'umanità che diventerà longeva in modo estremo, 200, 300, 400, 800 anni, o Brie de Gris. Insomma, ci stiamo trasformando pesantemente. Allora, se l'umanità virtuale del XXI secolo, che secondo me non va rifiutata, demonizzata, però vuole continuare a dire qualcosa di veramente umano, deve diventare anche un'umanità virtuosa. E per fare questo, appunto, c'è bisogno di Love Cube, potersi amare 3 volte. L'amore condizionato del padre o ambizione, l'amore incondizionato della madre o accettazione, e l'amore io chiamo viandante del fratello o sorella. Rispettivamente l'eros, che non è solo la sessualità, spero che tu lo sappia, agape e filia. Questi 3 amori assieme parlano dell'umanità, H2H, human to human. Ora, come definire l'umanità? Potevo parlare per ore, però io voglio semplificare qui. L'umanità sicuramente in questa fase storica non può essere più soltanto un oggetto, perché le forze tecnologiche, economiche tendono a essere soverchianti, penso che l'avrai notato. Non vanno cestinate, ma vanno gestite. No, non può essere un oggetto, non può essere neanche un soggetto, secondo me. Certo è meglio l'umanità come soggetto, perché sono protagonista della mia vita e ho la dignità di essere umano, però soggetto è al centro dell'intera vicenda e porsi al centro può irrigidire le proprie posizioni. Siccome stiamo in una grandissima trasformazione, anche essere soltanto soggetti potrebbe non aiutarci. Quindi né oggetto né soggetto, ma sì, l'umanità di oggi deve essere un progetto, la progettualità. Io non sono un'entità, ma sono un processo. E mi piace legare 3 figure assurde nella mia mente che si collegano. Pico della Mirandola, il grandissimo filosofo mnemonista, che nel De Hominis Dignità, della dignità dell'uomo, diceva appunto, faceva dire a Dio: non ti ho creato né celeste né terreno né mortale
né immortale, perché quasi libero e sovrano artefice di te stesso, tu ti plasmassi. Questo è secoli fa già qualcosa di molto vicino a quello che sto dicendo io. Oppure penso a Arnold Toynbee, il grandissimo storico che insomma, ha studiato la storia dell'umanità forse come pochissimi qua sul pianeta Terra, e che dopo aver studiato migliaia di libri e scritto migliaia di pagine aveva una sintesi meravigliosa. Che cos'è l'essere umano? È quel fenomeno pazzesco che va dal demoniaco alla santità. Ora, è un linguaggio religioso, ma lo puoi prendere anche in modo laico. Però è curioso, no? Possiamo, come un ascensore, possiamo scegliere dove stare. E poi mi viene in mente Michael Merzenich, un grandissimo neuroscienziato, uno dei più grandi neuroscienziati che ha verificato, più che parlato, della neuroplasticità. Io plasmo ciò che mi plasma, tu plasmi ciò che ti plasma, cioè noi plasmiamo i neuroni. E infatti lui ha proprio sviluppato addirittura un programma di training per fare questo. Ecco, allora umanità è tutto questo. Quindi welcome to H2H, benvenuto in H2H, da essere umano a essere umano, in questa serie, in questo filone del mio blog, dei miei post sui social, dei articoli che scriverò, condivideremo da essere umano ad essere umano. Lo faremo in che modo quindi? Cosa serve per diventare l'umanità virtuale, virtuosa e progettuale? Sicuramente significherà praticare questi tre amori e poi, perché no, ragionare su tre grandi metafore. Nei prossimi video, 3 appunto, ti spiegherò le 3 forme d'amore collegate alle 3 diverse metafore e ti dirò questo nome un po' complicato di questa disciplina che mi sono inventato sempre poggiandomi sulle spalle di giganti. Benvenuto in Human to Human, ci vediamo al prossimo video. Ciao!